Bene amici, eccomi qui con un nuovo video. Sul banco abbiamo una scheda inverter montata su un D-Lock gruppo Nikon. Questa scheda viene montata su tanti altri marchi. La scheda è stata già riparata, quindi andiamo a fare una recensione, andiamo a vedere un po' di test, andiamo a vedere cosa ho sostituito, andiamo a vedere vari voltaggi da tenere presente su questa scheda e i difetti. Bene, abbiamo il cavetto nero, il cavetto di comunicazione. La zona di comunicazione in particolare è questa, eh? Molto semplice come si vede. La scheda è strutturata e progettata molto semplicemente, e da qui poi la comunicazione ovviamente va sul processore, che tramite questo cavo comunica con l'unità interna. Abbiamo questi due cavetti per l'alimentazione 220 volt. Abbiamo la parte di filtraggio, anche questa molto semplice. Abbiamo questo relè che scatta per mandare una linea delle 220 volt sulla parte di potenza. Qui abbiamo il secondario, anche lui molto semplice. I voltaggi sul secondario sono i classici 12, 15 e 5 volt. Qui abbiamo il connettore del ventilatore fan BLDC, quindi un brushless a 5 cavetti. Da questi due pin si collega il reattore. Qui abbiamo l'uscita del IPM per far girare il compressore. Qui abbiamo il connettore delle sonde. Poi girando la scheda abbiamo la parte di potenza. Abbiamo un ponte diodo, un MOSFET, un diodo e un IPM. Tutto questo fa parte della parte di potenza. Per quanto riguarda l'IPM, modulo di potenza intelligente, all'interno di questo IPM ci sono 6 MOSFET che servono per far girare il compressore. In pratica switchano questi MOSFET e fanno in modo di creare una frequenza per far girare il compressore brushless diretta corrente. Ovviamente da questi tre pin non entriamo nei dettagli, ma in realtà non esce una diretta corrente, ma esce una corrente alternata dai tre pin UVW che vediamo qui sopra. UVW. Chi va a pilotare l'IPM è il processore, mentre invece per quanto riguarda il MOSFET, il gate del MOSFET viene pilotato da questo integrato. Ovviamente questo integrato non è programmato, e quindi il processore, che all'interno ha un programma, va a pilotare tutta la scheda, in pratica tutti gli integrati che vedete sulla scheda. Per quanto riguarda questo integrato, che prende il valore in milliampere dal negativo dell'IPM tramite resistenza shunt, in uscita ha un valore in volt che lo va a trasmettere al processore. Lo stesso fa questo integrato del 220 volt, quindi va a monitorare la 220 volt e trasmette sempre in uscita sul processore. L'altra trasmissione ce l'abbiamo sul negativo dell'oscillatore, e tramite poi resistenze che vediamo qui va a trasmettere un valore in volt al processore. Mentre invece questo integrato, che è un ULN 2003 2003, va a pilotare il relè. Ovviamente a sua volta viene pilotato dal processore. Come ho detto prima, il processore è il cervello della scheda. Bene, diamo alimentazione, andiamo a fare dei test sulla scheda. Prima però
voglio farvi vedere, e con questo multimetro che già nel canale trovate una recensione, ho riparato questa scheda e devo dire che come prima riparazione si è comportato bene, molto preciso e affidabile. Sono rimasto veramente contento. Io ci ho saldato dei aghetti e poi ci ho messo i cappuccetti sopra, in pratica. Eccolo qui, quindi potete notare che sono degli aghi che ho saldato sopra, poi ho messo i cappuccetti per protezione, quindi mi trovo meglio in questo modo. Ovviamente non dovete copiare a me, ognuno fa come si sente per una sua protezione. Bene, andiamo a vedere i valori di queste resistenze. Queste sono tutte le resistenze che ho cambiato, tranne questa qua. Questa è da 1 kg ed è alterata. Come possiamo vedere, questa resistenza l'ho tolto dalla comunicazione. È una resistenza da 390 ohm. Mentre queste l'ho tolte dalla parte del monitoraggio da 220 volt, che sono queste 6 resistenze, che c'è una caduta poi di tensione e va a finire sul operazionale. Quindi queste resistenze qua sono tutte alterate, tranne una. Le resistenze sono da 180 kg, l'ho voluta cambiare, ma poteva anche rimanere, però pur sempre 1 kg in più. Questa invece ha 6 kg in più. Ce n'era una aperta, perché sono di più le resistenze, non sono 6 ma sono 9, quindi ho 9, non andiamo a vedere tutte e 9 perché sono tutte alterate. Le altre 3 resistenze da 180 kg l'ho rimosse da qui, che va, come ho detto prima, va a monitorare il negativo dell'oscillatore e poi va a finire sul processore. Queste resistenze ce n'è una aperta completamente ed è questa qua, infatti 182, 193, insomma sono 13 kg in più, quindi queste resistenze vanno rimosse e sostituite, altrimenti il valore arriva un valore per un altro sul processore. Bene, alimentiamo la scheda. Ok, la scheda attualmente è alimentata, sempre con il multimetro della Vellap. Andiamo a vedere, ricordo che ho fatto una recensione su questo multimetro e costa solo 40 euro e sinceramente come prima impressione, come prima riparazione mi sono trovato bene e credo di continuarlo ad usare per il momento finché poi non ne proverò un altro, perché per conoscere un multimetro se è valido bisogna testarlo sul campo e non basta una semplice recensione. Quindi continuate a seguirmi per chi vede il video per la prima volta, perché comunque tutte le aziende che mi manderanno i multimetri in prova le testerò sul campo e dirò la mia se il multimetro è buono oppure se il multimetro non è buono per quello che faccio. Bene, attualmente il multimetro è impostato in DC, la scheda è alimentata, andiamo a prendere i valori che ci servono per vedere se la scheda è buona oppure va riparata. Partiamo anzi, partiamo dal 220 volt, dal monitoraggio della 220 volt e sul piedino numero 7 andiamo a vedere 2 volt e 7 e 77, quindi tenete presente che tolleranza ci può stare 2,6 2,7, ok, quindi calcolate 2,8 va bene, quindi quella è la tolleranza che può avere. Ovviamente il valore in uscita di questo integrato è dovuta sempre all'entrata di queste resistenze che hanno una caduta poi di tensione. Andiamo a vedere l'uscita che abbiamo sul negativo del
l'oscillatore che è un TNI 276 PN, quindi andiamo a vedere l'uscita 2 e 3. Questo è il voltaggio che deve avere, 2,3, anche 2,4 va bene. Quindi tolleranza, calcolate quello, 2,4, 2,5 va bene. Andiamo a vedere adesso l'integrato dal piedino numero 1. Possiamo vedere l'uscita out 2,48, quindi 2,5 va bene, 2,6 va anche bene, oltre non va bene. Quindi tenete presente che la tolleranza è minima, ok? Quindi stiamo parlando sempre di millivolt, quindi tenete presente che la tolleranza non deve essere molto. Se avete qualche dubbio sulle tolleranze, togliete le resistenze e testatele sul banco come avete visto prima, ok? Quindi le resistenze già 180 kg, la tolleranza l'1%, 182 potrebbe anche star bene, ma io comunque l'ho sostituite, vado a mettere quindi un 180 preciso. E le altre resistenze che abbiamo visto, 189, 193, quelle sono tutti fuori tolleranza e vanno sostituite, a parte quella aperta che stava sull'entrata della 220 volt, sul monitoraggio delle 220 volt. Bene, detto questo ragazzi, il video finisce qua. Su queste schede posso anche fare test simulazione, ma non lo farò perché comunque il problema l'abbiamo trovato, era evidente la resistenza aperta. E ripeto, farò altri video con questo multimetro, altre riparazioni, quindi se vi interessa il multimetro trovate il link sotto in descrizione per comprarlo su Amazon. E niente, da Mimmo Refrigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.